Claudio Marocchi sta facendo due progetti veramente importanti. Uno che è sinceramente unico al mondo, quindi sostanzialmente lui prende Magic di Crowley e lo spiega capitolo per capitolo. Ha avuto un sacco di iscrizioni, abbiamo controllato nel web, ha controllato anche lui, ha controllato anche la mia mamma. È l'unico al mondo che fa queste cose, sostanzialmente, che ha questo progetto in mano e che sta ricevendo veramente tantissime adesioni. E l'altro invece è un progetto, un programma che partirà tra poco e che faccio descrivere direttamente a lui. Voglio anche aggiungere che poi ci farai una puntata anche dove ci darai magari un'infarinatura generale di questi meravigliosi seminari che stai facendo, così che magari qualcuno che è interessato possa anche iscriversi. Benissimo, grazie a entrambe, un saluto a Grazie a te. voi e a tutte le persone che fruiscono di questo video. E sì, effettivamente già qualcosa potrebbe emergere oggi stesso, visto che abbiamo deciso di trattare come tema una introduzione generale al mondo della magia. E visto che è l'argomento a cui dedico attenzioni ormai da 25 anni o più, ho deciso effettivamente di portare avanti questi due progetti. Quello su Magic di Aleister Crowley, come avete sottolineato, è un unicum, perché è una guida alla comprensione del testo, quindi un'analisi passo a passo, sezione per sezione, capitolo per capitolo, pagina per pagina, con uno sguardo analitico e che allarghi un po' l'orizzonte, perché molte persone che si sono approcciate a questo testo l'hanno lasciato a metà oppure prima, l'hanno trovato difficile, faticoso, complesso, troppo profondo, e quindi un ausilio nella comprensione del testo pensavo fosse necessario, e i risultati parlano da sé, cioè che ci fosse bisogno di questo si evince dal successo, diciamo così, di questa iniziativa. L'altro, il viaggio nella magia, che sta per concludersi, sono ben 40 lezioni video e sarà disponibile da dopo Pasqua. E in queste 40 lezioni video del viaggio nella magia, viaggio sulla magia, abbiamo un'analisi dei plessi fondamentali dello sviluppo della magia nel corso del tempo, un argomento di cui parleremo nel nostro incontro oggi, però fatto attraverso una analisi di alcuni stralci, diciamo così, dei principali testi che la tradizione magica ha messo a disposizione dell'umanità nel corso dei millenni. E questi sono lavori impegnativi, so che è una dinamica un po' anticommerciale quella di proporre dei lavori così lunghi e corposi. Pensate che il seminario su Magic mi impegnerà per 2 anni e mezzo almeno. Eppure il successo significa qualcosa, significa che non è tutto perduto, secondo me, che quell'esoterismo prêt-à-porter da illuminazioni in un weekend, o ti faccio un seminario sull'analisi dei sogni secondo Jung in un paio di pomeriggi, ecco, significa che questo stupro della conoscenza non ha vinto del tutto. Ecco, se abbiamo ancora un po' di speranza, è dovuta soprattutto al fatto che alcune persone si rendono conto che il progresso interiore è lento, come insegna l'alchimia, e c'è bisogno di impegno, di profondità, e quindi il mordi e fuggi superficiale o la logica consumistica che ha trasformato la magia e l'esoterismo in un mercato non sono necessariamente la chiave o diciamo la formula vincente. E preferisco promuovere quindi questo approccio, che è anche un po' uno stile di vita, perché penetra in profondità, e solo ciò che va in profondità trasforma. Ciò che resta in superficie ovviamente non trasforma. Ciò detto, oggi abbiamo una opportunità in questa nostra chiacchierata di introdurre un argomento che in fondo è di capitale importanza, se pensiamo che nessuna cultura umana dall'alba della civiltà, nessuna, nessuna cultura dall'alba della civiltà ad oggi è rimasta esclusa da un rapporto con il mondo magico,
il rito o l'invisibile. Questo è un grande indicatore che già gli antropologi avevano messo in luce nei loro primi approcci e che gli storici hanno confermato, a tal punto che alcuni hanno chiamato l'Homo sapiens Homo ritualis, proprio perché se vi è qualcosa di comune e universale a tutte le società che la storia abbia visto sorgere, è proprio un rapporto con la dimensione magico-rituale. Dobbiamo quindi chiederci se nel corso dei millenni lo sviluppo che ha portato questo tema, ovviamente poi bistrattato, perseguitato a seconda delle epoche storiche, delle aree geografiche, se lo sviluppo di questo tema non rappresenti una delle caratteristiche fondanti della coscienza umana. E ovviamente quando parliamo di magia già stiamo ricorrendo a un termine problematico, sarete d'accordo con me che è un termine che trascina con sé una serie di pregiudizi e che nel mondo in cui viviamo, in particolar modo diciamo nell'Europa dall'illuminismo, anzi post-illuministica in poi, è un termine che è stato spesso associato o a qualcosa in prima battuta di inquietante, spaventoso, da temere e rifugire, oppure qualcosa di ridicolo, quindi da schernire, perché in fondo associato alla superstizione, alla creduloneria, eccetera. Quindi abbiamo una biforcazione che in fondo rappresenta un po' anche la biforcazione che abbiamo avuto tra la religione e la scienza. La religione è quella che teme la magia e la perseguita, la scienza è quella che la ridicolizza e la schernisce. Quindi naturalmente tra i due grandi poli che hanno dominato istituzionalmente la coscienza umana, oggi nell'Europa degli ultimi secoli ci troviamo sotto il grande ombrello della scienza, e che è il modo più diffuso e creduto di raccontare il mondo, di raccontare l'universo. E il fatto che ci si trovi oggi non tanto sotto l'ombrello della scienza, come dicevo prima, quanto sotto quello dello scientismo, cioè della trasformazione della scienza in religione, dimostra che l'uomo ha ancora bisogno di credere, e trasformare la scienza in una religione è un grave errore e insulto innanzitutto nei confronti della scienza stessa. Sono passati pochi anni da quando sentivamo come un mantra ripeterci da qualunque istituzione: io credo nella scienza. La scienza non è qualcosa in cui credere, naturalmente, altrimenti non evolverebbe. Sono le religioni che hanno bisogno di un credo inalterato nel corso del tempo, o pressoché inalterato, mentre invece il potere della scienza consiste nello smentire la visione che aveva fino a un attimo prima, qualora i risultati la orientassero in un'altra direzione. E perciò oggi ci troviamo di fronte a un problema nel parlare di magia. Per fortuna ci sono stati alcuni autori, e su tutti ovviamente Aleister Crowley, che sono riusciti a riabilitare questo termine, che sono riusciti a rinverdire e rinfrescare la potenza filosofica di questo termine e di tutto ciò che trascina questo termine, e portare la discussione su un altro livello. Oggi, essendo una introduzione, facciamo un salto indietro e partiamo dalle basi. Io vi propongo ovviamente una sorta di racconto semplificato, giusto per mettere in luce alcuni grandi aspetti dello sviluppo di questa arte e scienza, o di questa sapienza che ancora oggi osiamo chiamare magia. Dunque, il termine viene da una radice indoeuropea che è collegata alla cultura proto-iranica, che è Mog. Questo termine si traduce con potere. E noi possiamo intendere il potere sia come il sostantivo, il potere, che è qualcosa che poi è un'altra di quelle nozioni un po' ambigue, perché in noi naturalmente resiste un pregiudizio sul fatto che il potere ci manipoli, ci nasconda delle cose, prenda decisioni al posto nostro, eccetera. L'altro è se invece usassi questo termine come voce del verbo potere, e allora
lì decade la dimensione pregiudiziale e rimane invece il grande mare delle possibilità o dei potenziali. Probabilmente anche il termine magia, oltre a questa radice etimologica mog, che poi ritroviamo per esempio nell'inglese might, che si traduce appunto come il potere, la possibilità, il potere, oppure sì, insomma, nelle lingue del nord Europa vi sono termini che riportano a questa radice etimologica. Abbiamo però anche una storia che da Oriente a Occidente inizia con una serie di rituali che gli uomini, soprattutto gli addetti ai lavori, devo dire, perché questa era una scienza, quindi ovviamente non poteva essere esattamente alla portata di chiunque, che gli uomini addetti ai lavori praticavano con degli obiettivi molto concreti. E quindi cominciamo a vedere in che modo la magia si presenta nel corso della storia. A prescindere dalle varie culture, io da persona che ha studiato filosofie orientali posso proporvi l'esempio dei Veda, no? Quindi delle origini della cultura hindu, però questo potrebbe valere ovviamente per molte altre culture. Forse avrete sentito parlare di una religione universale, così alcuni hanno chiamato quello stato di coscienza primitivo, primordiale, che nasce con il sorgere delle prime civiltà, delle prime società, e che ricondurrebbe a una sorta di sciamanesimo. Se vi fu forse un momento storico in cui lo stato di coscienza ha prodotto delle religioni o dei culti simili, beh, forse dovremmo chiamare in causa l'animismo e di conseguenza lo sciamanesimo, quasi in una visione panteistica, dove questo stato di coscienza trattava e interpretava i fenomeni della natura come dirette manifestazioni della divinità. Perciò un fulmine, la pioggia, il vento, un fuoco, una cascata, un bosco, una montagna non erano ciò che sono per noi, cioè non erano elementi della natura, erano dirette informazioni o manifestazioni di quel grande spirito invisibile che crea, mantiene e dissolve il mondo e la natura. Una divinità o una serie di divinità impastate direttamente con i fenomeni della natura. Quindi una sorta di panteismo animistico o di animismo panteistico, fate voi, che produceva la possibilità di interfacciarsi alle forze della natura che erano temute e che erano anche in grado di meravigliare per la loro bellezza, consentendo agli uomini soprattutto di cercare di ingraziarsi queste forze. Perché? Perché se una vita e una comunità dipende interamente dalla natura, come poteva capitare in epoca preistorica, è ovvio che la funzione di quelli che oggi chiameremmo gli elementi, l'acqua, l'aria, la luce, il calore, la terra stessa, erano tutti, in quanto manifestazioni divine, come dicevamo prima, fondamentali per la sopravvivenza di quella comunità. Allora, se erano interpretati o vissuti come diretta manifestazione divina, serviva ingraziarsi queste forze e fare in modo che fossero utili, feconde e fauste e che non fossero distruttive e pericolose. In questa logica, l'uomo dell'antichità produce una serie di rituali sempre più complessi e sofisticati, che però hanno una caratteristica in comune, quella del sacrificio. Questa è la prima moneta sonante che gli uomini dell'antichità hanno utilizzato nella logica di questo scambio. Offro qualcosa a quella o quelle divinità e in cambio cerco di ottenere che cosa? Cose molto concrete. La salute, il clima buono e sufficientemente buono per il raccolto, per la coltivazione, la salute del bestiame, la prole, la vittoria in una battaglia, un clima favorevole e cose di questo genere, guarire da una malattia.
Ora, si tratta, come vedete da questi banali esempi, di sopravvivenza. Si tratta proprio di riuscire a far sì che una comunità resti prospera e in questa logica il rapporto con l'invisibile e con le forze, intelligenze divine che governano gli elementi viene vissuta proprio in questa logica come uno scambio. L'offerta sacrificale poteva essere di tipo umano, animale o vegetale. L'esempio vegetale magari è quello che incuriosisce di più perché uno non sa esattamente quale esempio fare, ma io vi propongo l'esempio del soma nei tempi del Veda, che era una bevanda ricavata dalla spremitura di determinate piante su cui si fanno varie ipotesi e che rappresentava sicuramente una sostanza inebriante e diciamo psicoattiva. Cosa che ci ricorda anche quello sciamanesimo del Sud America, del Centro America o dell'Africa, che ancora oggi, attraverso la cultura psichedelica, per esempio, ha avuto un po' un revival in Europa, ancora oggi ha questa divinizzazione del potere della pianta che è in grado di indurre una variazione dello stato di coscienza. Nel rapporto con l'invisibile, oltre il sacrificio inteso come pagamento, scambio con le divinità per ottenere risultati concreti legati alla sopravvivenza, dobbiamo annoverare un altro grande plesso, quello legato alla morte. Gli individui muoiono e anche se noi siamo abituati a trattare, almeno razionalmente, la morte come un evento naturale che fa parte del complesso della vita e che rappresenta la porta d'uscita, così come la nascita rappresenta la porta d'ingresso, a quanto pare per l'uomo delle origini, e in parte emotivamente così anche per noi, la morte viene vissuta come un evento innaturale, come una discontinuità. Quando avviene, quando accade e ci strappa via qualcuno di caro, è uno shock. E lo era anche allora. Eh, Vi sono alcune teorie addirittura sulla nascita del linguaggio che viene messa in relazione agli shock provocati da eventi come la morte, che producono delle emozioni che nelle comunità primitive venivano espresse attraverso dei suoni e dei gesti. E il ripetersi, la ricorsività dell'evento luttuoso all'interno di una comunità avrebbe innescato, diciamo così, le matrici da cui si origina il linguaggio, una teoria molto suggestiva. Quello che sicuramente troviamo di comune a tutte le società antiche è che la morte non è mai considerata la fine di tutte le cose, ma un cambio di stato o un passaggio tra passo, come diciamo noi, che innesca un'altra dimensione rituale, e cioè come viene trattato il cadavere e non in quanto cadavere, in quanto guscio vuoto, ma in quanto contenitore di una vita che si è spostata altrove. Il rapporto con la morte, se pensiamo alla mummificazione per l'antico Egitto, ad alcuni rituali funebri di molte culture antiche, diventa un'altra occasione per ritualizzare e coltivare un rapporto con il trascendente. In questo caso il trascendente è nella veste di quella ineluttabile di quell'ineluttabile evento che ci strappa alla vita corporea, no? Che ci toglie dalla vita nella carne. Questo è un tema sicuramente interessante perché poi lo sviluppo di questo porterà al tentativo, anche questo largamente diffuso per non dire universale, di rimanere in contatto o cercare il contatto con l'anima dei defunti. Quindi naturalmente anche qui abbiamo tutti degli esempi, dallo sciamanesimo alla Grecia antica, dove magari degli addetti ai lavori, come poteva essere lo sciamano o il necromante, attraverso dei rituali complessi cercano il contatto con l'anima del defunto, cioè con ciò che sopravvive alla morte corporea. E di solito, in questo caso, lo scopo era di nuovo avere qualche aiuto o qualche consiglio, soprattutto in una, e qui arriviamo a un terzo grande plesso rituale, soprattutto in un tentativo di sapere in anticipo ciò che dovrà accadere. Quindi abbiamo messo in luce un primo plesso,
molto concreto, quello del sacrificio, attraverso cui, rituali complessi, si cerca di ottenere qualche favore dalle potenze divine per la sopravvivenza o per l'affermazione di una comunità. Due, il rapporto con l'invisibile dato dall'evento morte e in particolar modo il contatto con le anime dei defunti. E tre, che deriva dal 2, cioè contatto con le anime dei defunti, la divinazione, cioè il tentativo di sapere in anticipo quello che accadrà nel corso del tempo, nel corso del futuro. E anche la divinazione apre un universo, un vero e proprio universo rituale, una grandissima serie di tecniche e di pratiche rituali, alcune magari bizzarre ai nostri occhi, come quella di guardare le viscere degli animali morti, oppure quella di interpretare il volo degli uccelli in uno spazio delimitato, il templum dei contemplatori. E da lì trarre una serie di indicazioni che solo gli addetti ai lavori potevano decodificare naturalmente. Vedete come tutti questi aspetti siano comunque accomunati da grandi elementi di concretezza e praticità. Cioè, qui stiamo ancora parlando di una magia rituale che non è solo quella che permea le origini, ma che è ancora oggi il substrato della magia e che ha uno sguardo rivolto alle necessità della sopravvivenza o del miglioramento delle condizioni di vita di una Una comunità. cultura in cui la magia era soprattutto collettiva. Quindi mi sono sempre chiesta quando è diventata individuale. Non so, magari me lo dici, racconti dopo, però è una domanda che ho. Questo non riguarda solo la magia, questo riguarda i destini della coscienza umana. Tutto ciò che è antico era collettivo, perché la sopravvivenza del gruppo e della comunità era più importante di quella dell'individuo. Quando abbiamo saputo da alcuni antropologi che alcune comunità, se non sbaglio in Siberia, nel momento in cui andavano a caccia, se perdevano, tra virgolette, per strada uno del gruppo che magari era rimasto ferito o che magari si era fatto male per qualche motivo, non andavano a salvarlo, non andavano a riscattarlo. Lasciavano che la natura facesse il suo corso perché pensavano che in fondo se loro avevano portato via uno o più animali dalla natura per mangiarli e sopravvivere, la natura potesse prendersi ogni tanto qualcuno di loro. Per noi oggi questo sarebbe impensabile. Perché? Perché c'è una storia della coscienza che va dal gruppo all'individuo e che riguarda tutti i livelli, non solo quello magico, rituale. Questo è un discorso che finisce per riguardare lo spirito dell'uomo, finisce per riguardare l'arte. E in fondo oggi se ci troviamo, immagino in Occidente, di poter collocare il sorgere della filosofia dell'individuo, diciamo a partire dalla fine del Rinascimento e l'inizio dell'Illuminismo, quando non a caso la religione recede rispetto alla presa che aveva sulla coscienza collettiva, si afferma la tecne, si afferma gradualmente il pensiero della scienza. E quando arriviamo alla filosofia dell'illuminismo e post-illuministica e alla filosofia dell'idealismo in Germania, per esempio, si aprono le porte di quella sacralità riservata al soggetto. Noi non sentiamo parlare in filosofia di volontà e libertà fino a molto tardi. E quel molto tardi, appunto, diciamo tra il Settecento e l'inizio dell'Ottocento, non è un caso. L'Europa si è trasformata, è nata la società industriale, le famiglie si parcellizzano, diciamo così, e questo va di pari passo col sorgere della psicoanalisi. Quando, cioè, lo spirito comincia ad essere meno presente nel mondo, cioè non abita più il mondo nel senso in cui l'animismo o il panteismo o lo sciamanesimo universale trattavano la materia esterna. È una materia esterna ormai desertificata di vita perché? Perché c'è un intero percorso scientifico che è arrivata a spiegarci o a supporre
di spiegarci come funziona, da dove viene, e questo sottrae meraviglia e sottrae paura. Quindi l'orizzonte del sacro non abita più il mondo a partire da questo lungo percorso e graduale percorso, e arriva un momento in cui la meraviglia e la paura si rifugiano, diciamo così, quindi il sacro abita altrove. Dove? Dov'è che rimane molto da scoprire? Dentro il soggetto. Quindi una volta che viene messo a fuoco il soggetto, l'individuo, nasce anche la psicoanalisi con nozioni come subconscio prima, con Freud, inconscio dopo, con Jung, che ancora oggi rappresentano il grande terreno dell'esplorazione. Però qui ci arriviamo nel corso della nostra narrazione. Quindi io ho messo, ci mancherebbe, ho messo a fuoco questi primi tre grandi elementi che hanno una caratteristica universale e collettiva e che rappresentano un po' le basi, il sorgere dello sviluppo di quella magia rituale. Poi ci sarebbe molto altro ovviamente da dire, ma questo è solo l'inizio. È ovvio che vi siano anche poi gradualmente, questo accade sia in India che in Grecia, delle dinamiche di rottura della fiducia nei confronti di coloro che gestiscono il potere. E questa è una storia che si ripete e conosciamo bene. Per esempio, nel mondo dei Veda, i sacerdoti, che sono la prima casta e sono coloro che prendono le decisioni, quindi che governano, spesso si facevano pagare per i rituali, quindi siccome erano loro gli addetti ai lavori, una famiglia che aveva bisogno magari di una guarigione o che aveva bisogno magari della salute del bestiame, eccetera, si rivolgeva agli addetti ai lavori. E questi dopo un po' cominciano a chiedere in cambio sempre di più, di essere pagati, si fanno esempi molto concreti, tipo diventa abitudine nella casta sacerdotale chiedere in cambio per un certo periodo la moglie di questi che avevano bisogno di aiuto, dice vabbè, dammi tua moglie per qualche mese e tutto questo vedrai che il rito funzionerà. Oppure ti serve la cura del bestiame, la guarigione del bestiame, va bene, dammi una percentuale del tuo bestiame. Allora così cominciano un po' a fratturarsi le basi di fiducia. E questo rientra ovviamente nel rapporto, no, con il potere in generale. In Grecia l'esempio è diverso, però è poi accomunato dal fatto che quando nasce la riflessione filosofica, quindi siamo in un'epoca compresa tra il VI e V secolo avanti Cristo, si mette molta fiducia nel logos, nella ragione. È un argomento che abbiamo trattato in un nostro video, l'ultimo video che abbiamo fatto insieme prima di questo, abbiamo trattato proprio i rapporti tra spirito e ragione. Quando si comincia a mettere maggior fiducia nei confronti della ragione, a farne le spese è la magia sciamanica, cioè si comincia a trattare come superstizione. E per esempio il termine Goetheia, che poi darà origine al più famoso Goezia, che è il primo dei 5 libri della magia di Salomone, quello dedicato ai demoni, Goetheia, che prima indicava delle pratiche magiche in Grecia di tipo un po' sciamanico, diventa sinonimo di truffa o inganno. Questa parola verrà usata come inganno o truffa. E allora coloro che praticavano certe cose e vivevano ai margini della società, sia fisicamente, cioè fuori dalle polis, cioè fuori dalla polis perché vivevano nei boschi, e poi ai margini anche socialmente, e questi verranno associati a dei truffatori che in cambio di denaro o vantaggi personali credono o sono convinti di poterti risolvere o ti convincono di poterti risolvere i problemi a colpi di rituali. Quindi vediamo che c'è già una sfiducia nei confronti di certi aspetti della magia già millenni fa. E questo è dovuto di solito o al comportamento di chi governa, come nel caso dei Veda, oppure a un graduale scivolamento della coscienza collettiva verso altri territori, come quello della ragione e del logos. Quindi arriviamo ovviamente a un'epoca in cui poi il rapporto problematico si pone nei confronti di cosa? Nei confronti della religione istituzionalizzata. Quindi nel momento in cui abbiamo il sorgere di grandi strutture religiose che sono tutt'uno con il governo, perché rappresentano il punto d'appoggio e la cornice di coloro che governano, la magia in quanto potere,
in quanto possibilità di comprendere il funzionamento di alcune dinamiche segrete o sconosciute della natura e di manipolarne le forze, beh, quello chi governa lo vuol tenere per sé. Non vuole che sia a portata di altri o addirittura che rischi di essere a portata di chiunque. Quindi nascerà una persecuzione nei confronti del mondo della magia e l'appropriazione che il potere fa, il potere istituzionalizzato e religioso fa della magia, è spesso messo al servizio proprio della sopravvivenza di quel potere. Per capirci, è molto interessante che la maggior parte dei grimori, cioè di questi testi medievali, per esempio in Europa, che ci raccontano la lista, diciamo, delle entità demoniache o angeliche, quali rituali compiere per accedere a queste potenze e che cosa ottenere dalle qualità o virtù di ciascuna di esse, siano stati scritti prevalentemente da uomini della Chiesa, uomini di scienza si direbbe nella terminologia di allora, perché la scienza e la religione erano ancora un tutt'uno, no? Nella filosofia medievale, che è chiamata scolastica, abbiamo effettivamente un lunghissimo periodo di secoli e secoli in cui i dottori della Chiesa erano gli uomini di scienza. Ed è curioso che a scrivere i grimori siano proprio loro, un po' erano, c'è anche da dire, i pochissimi letterati in grado di scrivere e leggere. Però questo significa che c'era una statura, uno spessore, e faceva uscire poi questi scritti in maniera solitamente anonima o sotto pseudonimo, naturalmente, per non ricondurre agli autori, in cui troviamo una magia già diversa, più legata alle esigenze del soggetto e non solo alle esigenze di una comunità. Questa storia affonda le radici già molto prima del Medioevo. Pensate che un testo che potete reperire, perché è stato anche ripubblicato di recente in lingua italiana, che raccoglie una serie di rituali, una serie di pratiche magiche e va sotto il titolo di Papiri magici greco-egizi. Questi rituali sono collocabili intorno al secondo-terzo secolo d.C. Ok, quindi siamo ancora in un'epoca molto lontana. La cosa curiosa di questi testi e altri simili che troviamo circolare in Occidente e in Medio Oriente nella stessa epoca è che una volta che il rapporto con la divinità è cambiato e quindi la divinità si è spostata in un orizzonte invisibile, non è più le cose della natura, ma è il sovrannaturale. Allora abbiamo bisogno di una serie di mediazioni, cioè quella divinità che poi è già monoteos nella maggior parte dei casi, perché è già nato il cristianesimo, perché c'è l'ebraismo e quindi ci sono già degli orizzonti che percepiscono la divinità come unica, ha bisogno per interfacciarsi agli uomini di mediatori o mediazioni e queste sono delle potenze invisibili, delle categorie che possono essere solitamente di ordine angelico, per esempio. A cosa sono collegate? Agli astri, ai pianeti prevalentemente, il Sole, la Luna e poi ovviamente Venere e Mercurio, Marte e Giove, Saturno, ci si fermava lì perché gli occhi arrivano fino a lì. E questi non erano percepiti come astri nel senso di un ammasso roccioso oppure un ammasso di gas, erano delle manifestazioni luminose di aspetti della divinità, erano direttamente intelligenze, erano il corpo di determinate entità. Questo erano gli astri. Le potenze o intelligenze collegate agli astri diventano accessibili, allora a seconda delle caratteristiche che la mitologia ci presentava nel corso dei racconti che hanno intessuto la coscienza umana collettiva, gli uomini potevano praticare dei rituali dedicati a quelle potenze per ottenere dei risultati, diciamo, più personali, vantaggi personali. Vi faccio degli esempi tratti dai papiri magici greco-egizi. Vorrei che la persona X si innamorasse di me.
Ecco, vedete, questo è un grande esempio di quello che ancora oggi verrebbe utilizzato, no, come classico esempio di quella magia un po' popolare, un po' rurale, un po' ingenua da un certo punto di vista, che ha fatto anche le fortune di alcuni che hanno speculato sulla natura umana e le sue esigenze, e che però veniva trattata in maniera seria 2000 anni fa, no? Allora, procurati una lamina di metallo, incidi su questa lamina di metallo una figura che rappresenti il soggetto che tu vuoi condizionare attraverso questo meccanismo del si deve innamorare di me o voglio che si innamori di me. Al di sopra delle spalle di questo soggetto, come fosse a cavallo sulle sue spalle, disegna un'immagine di Psiche e al di sotto disegna un'immagine di Eros con in mano una torcia che dà fuoco ai piedi di questa persona. Eros accende la persona e quindi la sua psiche. Vedete, è una dinamica che viene compresa intuitivamente da chiunque di noi perché che cos'è? Una rappresentazione di ciò che vorrei che accadesse. Ma questa rappresentazione di ciò che vorrei che accadesse è mediata o viene compiuta, diciamo così, attraverso il ricorso alle grandi strutture archetipali della mitologia, gli dei e le loro caratteristiche. Userei Marte se dovessi vincere una battaglia o una disputa, Giove se dovessi esercitare l'autorità su qualcosa, insomma, ci siamo capiti. E ovviamente in questo caso i rituali si avvalevano di immagini, spesso incise, ok? Quindi delle rappresentazioni concrete, vedete alla voce talismani, amuleti, ma anche yantra, mandala, rientrano tutte nelle rappresentazioni. E poi una serie di formule da recitare. E queste formule, nel caso dell'antichità, erano sincretiche, quindi c'era terminologia proveniente dal mondo greco, terminologia proveniente dal mondo ebraico, terminologia proveniente dal mondo cristiano e terminologia proveniente dal mondo egizio. Tutto questo linguaggio, se si mischia, ci dimostra che cosa? Che la funzione dell'utilità e del risultato prevaleva sulle rigorose differenze tra culture religiose o spirituali. Quindi si poteva mischiare. Poi nei vari grimori, che come vi dicevo spesso escono in maniera anonima, abbiamo una sempre più complessa e completa visione di questo mondo magico, delle sue potenze, dell'insieme di divinità che vanno come in una piramide, vanno dal divino fino attraverso tutta una serie di stratificazioni angeliche, i cieli, le potenze, no? Fino alla base che è l'essere umano. Poi questa piramide si rovescia, allora posso vedere al di sotto i demoni e tutte queste strutture archetipali dell'ombra, nei confronti delle quali esiste anche tutta una ritualistica che non è certo una ritualistica di adorazione o venerazione del male, assolutamente no, mai. È sempre nella logica dell'utilità, è sempre nella logica del contatto con potenze che hanno determinate caratteristiche. Quelle caratteristiche possono servirmi. E in Goezia, per esempio, che citavamo prima, il primo dei 5 libri dell'Emegeton o la chiave di Re Salomone, in quel testo troviamo la descrizione e i sigilli e i nomi dei 72 demoni, in quel caso, che rappresentano forse uno dei più grandi cardini della tradizione demonologica, e i riti che devono essere compiuti per riuscire a entrare a contatto con queste entità, contatto che si manifestava visibilmente, olfattivamente, quindi l'entità veniva vista, sono state anche descritte successivamente come dei assemblaggi di parti animali prevalentemente, no? Nell'immaginario medievale giustamente c'era questo. E questo a cosa serviva? Non c'era una logica psicoanalitica dietro, è un'interpretazione che verrà molto dopo quella psicoanalitica di trattare i demoni come delle parti di sé, dell'inconscio, della propria ombra da controllare. Era ancora una logica in cui questa potenza, sebbene sia pericolosa, è una potenza che deve obbedire all'uomo perché è inferiore all'uomo e deve obbedire a Dio perché anche l'uomo obbedisce a Dio e quindi userò i grandi nomi divini per minacciare quell'entità a obbedirmi e darmi ciò che io voglio, perché i demoni hanno caratteristiche curiose, ti possono aiutare a scoprire un tesoro, a trovare qualcosa che hai perso, a imparare delle lingue che non conosci, a
avere una mente che funziona bene in ambito matematico o in ambito logico, e queste sembrano proprio delle funzioni sopite dell'inconscio. Ecco perché dico c'è poi un'interpretazione psicoanalitica. Pensate che Aleister Crowley, nella sua introduzione alla Goezia, arriverà a scrivere in maniera pionieristica che i demoni della Goezia sono porzioni del cervello umano. E se non pensiamo al cervello proprio come organo, ma piuttosto all'inconscio, beh, questa è una definizione molto interessante. Arriviamo poi gradualmente al Rinascimento, il mondo cambia, la coscienza collettiva cambia, anche la magia cambia. E noi non sappiamo mai dire se la magia cambi perché cambia la coscienza collettiva o se la coscienza collettiva cambi perché cambia la magia. L'itinerario è quello comunque di un progresso graduale che ci avvicina poco a poco a quel individuo di cui Laura mi chiedevi poco fa. Cioè nel momento in cui lo spazio del soggetto assume dei connotati di importanza e di sacralità addirittura, che lo renderanno il vero protagonista della filosofia contemporanea, è ovvio che cambia tutto. È ovvio che la magia e l'invisibile cominciano a inerire direttamente lo spirito dell'uomo e del soggetto in particolar modo. Se abbiamo capito la lezione, voglio dire cristica più che cristiana, del siamo tutti figli di Dio, quindi la lezione dell'uguaglianza, la conseguenza della comprensione di questo è che siamo tutti diversi, ognuno è un caso unico, irripetibile. Allora in questa diversità vi deve essere un senso, e il senso di questa unicità e irripetibilità ci deve costringere o ci costringe a chiederci: che cosa me ne faccio io della mia esistenza? Perché sono qui? Qual è il senso, l'orizzonte di senso del mio stare al mondo? Allora vedete che qui l'elemento magico comincia a intrecciarsi alla dimensione spirituale e gradualmente abbandonerà eh, quel potere o l'esercizio del potere su forze, energie invisibili, maledettamente concrete e finalizzate solitamente a ottenere dei risultati concreti, d'accordo? E comincerà a spostarsi invece in quei territori, in quella geografia interiore, in cui le sorti del soggetto e il suo sviluppo saranno la chiave di volta. Un esempio cardine in questo è Aleister Crowley, il vero padre della rivoluzione della magia e della sua riabilitazione nella contemporaneità. Ci spiega che non possiamo più staccare la magia e le sue sorti dalle sorti dell'individuo e della sua realizzazione personale. Quindi io credo che questo diventi poi il filone da sviluppare nella contemporaneità, con la dottrina del telema e del fai ciò che vuoi sarà tutta la legge, che è l'opposto del fai quel che ti pare, visto che per Crowley la vera volontà coincide con il vero sé junghiano, per farla breve. Quindi devi sapere prima chi sei per fare ciò che vuoi, perché ciò che sei coincide con ciò che vuoi. Non si tratta di autorizzare la licenziosità e il desiderio. Ci siamo? La domanda è questa: esiste la magia bianca, esiste la magia nera? La magia è una o esiste la magia negativa e la magia positiva? Sì, e il fatto che sia una domanda nazionale popolare, come dici tu, tradisce la grave ingenuità di questa domanda, perché ovviamente eh, questa domanda è figlia di un archetipo che si è solidificato nel corso dei millenni nella nostra psiche, che distingue la luce dalle tenebre moralizzando la luce e moralizzando le tenebre, cioè trattando un aspetto come il bene e l'altro aspetto come il male. Adesso mettiamola proprio grezza come questa domanda impone. La risposta è molto più complessa, perché se io autorizzassi una risposta semplice a una domanda di questo tipo, starei autorizzando l'ingenuità sottesa a questa domanda. Chi non conosce che cosa sia la magia
è facile che la tema o ne tema alcuni aspetti e si limiti a dire: ah, ma se fai dei rituali a favore di qualcuno, allora è magia bianca, se fai dei rituali contro qualcuno, allora è magia nera. Il che in parte è ovviamente vero, però la risposta a questa domanda è complessa. Perché? Perché chiama in causa il rapporto tra due grandi mondi che per lungo tempo hanno subito una biforcazione e hanno preso strade diverse, spesso in conflitto. Facciamo, per rispondere a questa domanda, un attimo un salto indietro a quello che dicevamo all'inizio. Parlavamo dei rapporti con l'invisibile. Per lungo tempo la magia è stata orizzontale, nel senso che gli obiettivi del mondo magico erano concreti ed erano legati alla comunità o al soggetto, ma in termini di vantaggio personale. Non vi è nulla di sbagliato in questo, era proprio una questione di sopravvivenza. Ma nel momento in cui il rapporto con l'invisibile si declina anche verticalmente, cioè come forma di aspirazione al divino, entra in gioco una corrente che non si chiama magia, si chiama mistica e accomuna l'Oriente e l'Occidente. E ovviamente le religioni istituzionalizzate perseguiteranno la magia in quanto ricerca del potere o rischio di manipolazione di forze segrete che a loro interessava padroneggiare e non a noi. Mentre salveranno la mistica, queste stesse istituzioni, perché la mistica in fondo è buona, lo scioglimento dell'io in Dio, la rinuncia alla propria limitata condizione egoica e superamento delle illusioni del mondo e della psiche per identificarsi nell'orizzonte divino. Lo troviamo in Oriente e lo troviamo in Occidente. I destini della mistica e della magia quindi si separano, è come se fossero una per lungo tempo orizzontale e l'altra invece direttamente verticale. L'incrocio tra questi due bracci di questa simbolica croce, la magia e la mistica, saranno destinati a diventare di nuovo centrali proprio grazie a Aleister Crowley, nel momento in cui, dopo un lunghissimo percorso della coscienza collettiva e il ritorno all'importanza dell'individuo, nel momento in cui la magia diventerà un cammino spirituale, come ci ha insegnato Crowley. Lì decade la pretesa di spiegare il bianco e il nero della magia come fossero il bene e il male. Lì diventa invece l'assunzione del fatto che la magia è nera, tra virgolette, e non maligna, è nera solo nel momento in cui è il tuo ego a trattare questa materia per i propri vantaggi e questo non è un male. Anche il trattare i demoni non più come le potenze infere provenienti dal demonio, ma come aspetti profondi della psiche, come strutture archetipali, come ho scritto in Scavando nell'ombra, strutture archetipali dell'inconscio collettivo e dell'inconscio personale, anche questo ci toglie di mezzo il rischio che la magia nera sia il male. Si tratta di superare queste categorie e capire che oggi la magia è e deve essere un percorso spirituale, individuale, di progresso della propria coscienza. Poi vi posso anche dire questo, è difficile, molto più difficile capire come funzioni la magia e qui questo inerisce i rapporti tra la magia e la scienza. Crowley definisce la magia, e questa è la sua rivoluzione, come la scienza e l'arte di far sì che il cambiamento accada in accordo con la volontà, in conformità con la volontà. È una definizione molto sofisticata. Arte e scienza e arte. Vuol dire che questi due mondi vengono messi insieme sotto la definizione di magia. La scienza crede di essere il regno dell'oggetto, dell'oggettività. Analizzo l'oggetto, singolo oggetto, lo definisco, riduzionismo quantitativo di cosa è fatto, eccetera, eccetera. L'arte è il regno del soggetto. La magia, nella visione di Crowley, tiene insieme il soggetto e l'oggetto. Che cosa significa questo? Se supero la differenza tra il soggetto, l'individuo, e l'oggetto, il mondo o il cosmo, allora sono nella mistica.
Quindi definire la magia scienza e arte, oggetto e soggetto, significa tenere insieme questi due aspetti, significa già misticizzare il percorso magico, di far sì che il cambiamento accada, cambiamento lo scrive con la C maiuscola, perché? Perché è il divenire, è quella cosa su cui non possiamo nulla, perché siamo dentro questo flusso, ma far sì che accada in accordo con la volontà significa che i rituali di oggi servono ad armonizzare, oltre che a conoscersi, ad armonizzare se stessi al cosmo. Ognuno dal proprio punto di vista è il centro dell'universo. Se siedo al centro della mia psiche, siedo al centro dell'universo. Questo è il cerchio del mago, è contemporaneamente un'espansione della psiche, ma anche una rappresentazione dell'universo. Solo chi è al centro di se stesso è anche al centro dell'universo e noi spesso non siamo al centro di noi stessi. Siamo al centro magari in quanto ego riferiti, egocentrici, ma non è il padroneggiamento delle funzioni della tua psiche. Ecco perché Crowley inizia Magic con lo yoga, perché prima devi padroneggiare le emozioni, i pensieri, i gesti, le parole. Se non poni il gioco yoga su queste, cioè se non controlli, non sei al centro del cerchio. E se non sei al centro del cerchio, non sei neanche al centro dell'universo. E questa asimmetria, questa dislocazione dal centro, non rende possibile l'incontro, se non fortuitamente, tra la volontà individuale e il divenire o cambiamento. Quindi non fai mai ciò che vuoi. Ora, questi sono i motivi per cui la magia è complessa. Eliphas Levi, di cui Crowley si credette reincarnazione, è stato uno dei grandi padri dell'occultismo contemporaneo, Alphonse Louis Constant, al secolo francese. Dice all'inizio di uno dei suoi testi più conosciuti, Il dogma e il rituale dell'alta magia, dice la magia senza magismo è mera stregoneria, o forse dice il mago senza magismo è uno stregone. E questo pone una differenza di livello, quindi un dislivello tra la magia e la stregoneria. Che cos'è che fa la differenza? Il magismo. Che cosa intende Levi per magismo? Intende la comprensione della teoria della magia, cioè come funziona, il padroneggiamento delle leggi occulte, sottese alle parti ancora ignote della natura. E questo è molto interessante, perché? Perché lo stregone cade più facilmente nella superstizione. Qualcuno ti dice cosa fare e come farlo per ottenere un certo risultato, tu metti fede in quelle parole e in quelle pratiche, lo fai e speri che vada bene. Ma non è troppo diverso da quando il prete ti diceva di recitare una certa preghiera prima di andare a dormire perché così saresti stato protetto nel sonno. Che non sono logiche sbagliate, ripeto, ma sono logiche che si basano su un credo, su una fede. Il magismo trasforma la comprensione della magia in una scienza. E quindi fa tutta la differenza del mondo, no? Il dislivello. Grazie.